Ciao a tutti! Siamo certi che vorrete sapere cosa sia questo e come mai a Verona c'è questa specie di Colosseo. In questo video vi mostreremo la storia di questa arena. Inoltre potrete sapere come mai questa sia la statua più molestata d'Italia e forse del mondo. Inoltre, guardando il nostro video, scoprirete esattamente cosa vedere quando sarete a Verona. Abbiamo infatti selezionato per voi le 10 migliori attrazioni della città. 10. Adige. Questo allegro e azzurro fiume nasce in provincia di Bolzano e dopo aver attraversato Trento e Verona andrà a tuffarsi nel mare Adriatico. Qui a Verona separa la parte più storica della città da una un po' meno importante, chiamata dai locali Veronetta. Possiamo qui vedere il castello detto di San Pietro. Andiamoci. 9. Ponte Pietra. Attraversiamo l'Adige passando per il Ponte Pietra, che ha una storia lunga e traumatica. Risalente al I secolo a.C., su questo ponte passa la lunga strada romana detta Via Postumia, che collega la lontana Genova con Aquileia, nell'odierno Friuli. Una sorta di autostrada dell'epoca. Oggi non si direbbe, ma il ponte fu purtroppo distrutto dai tedeschi in ritirata durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma per volere dei veronesi è stato ricostruito com'era e dov'era, con gli stessi pezzi originari. Ma andiamo e oltrepassiamo il fiume per andare lassù. 8. Castel San Pietro. Prendiamo la funicolare, che costa solo 3 euro, per andare a Castel San Pietro. Si tratta di una brutta caserma costruita ai tempi del dominio degli austriaci, che evidentemente non avevano gusto per il bello, ma sicuramente vale la pena salire qui sopra per vedere il panorama. Che ne pensate? Valeva la pena? Fatecelo sapere nei commenti. Torniamo giù riprendendo l'efficiente funicolare. 7. Chiesa di Santo Stefano. Sempre da questa parte del fiume vi mostriamo una chicca non molto conosciuta, ma che vale certamente la pena visitare: la chiesa di Santo Stefano. Ecco, ve la mostriamo anche sulla mappa. Guardatela con noi per non perdervi un aspetto curioso. Questa chiesa risale al V secolo e all'epoca aveva una navata unica. Le 2 laterali furono aggiunte nell'XI secolo. Dentro possiamo vedere opere che spaziano dall'antichità fino all'età barocca. Qui siamo nella cripta che ospita le reliquie. Le colonne in alabastro egiziano sono state recuperate da un tempio pagano preesistente. Guardiamo questa statua di San Pietro con la barba in stile mediorientale. E poi un affresco atipico per il Medioevo. 6. Basilica di Sant'Anastasia. Questa è la chiesa più grande e imponente di Verona. Non perdetevi gli interni, che vi mostreremo in video così che non dobbiate pagare l'esoso biglietto d'ingresso. Qui vi facciamo vedere intanto la facciata, che ancora si può vedere gratis. E qui i notevoli interni. Valgono un biglietto? 5. Casa di Giulietta. Se vi state chiedendo come mai queste persone molestano la povera statua, restate con noi. Siamo infatti nella casa della Giulietta di Romeo e Giulietta, la storia narrata da Shakespeare nella famosa commedia. La storia si svolge proprio qui a Verona e narra dell'amore proibito tra Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti, appartenenti a famiglie nemiche. Come tutti sappiamo, il loro amore finisce malissimo. E si dice proprio che molestare la statua di Giulietta porti fortuna in amore. La statua che possiamo toccare oggi è una copia dell'originale, sostituita nel 2014 perché ormai, troppo consumata, non era rimasto più nulla da importunare. 4. Piazza delle Erbe e Palazzo della Ragione. Qui siamo proprio nel centro di Verona.
Seguiteci per vedere le principali attrazioni della piazza: la berlina, la colonna con edicola e la casa dei mercanti. Di qui possiamo vedere il Palazzo della Ragione e si può entrare a vedere il cortile interno. Ma l'attrazione più interessante della piazza è questa torre, detta dei Lamberti. Saliamoci sopra per vedere il panorama. 3. Torre dei Lamberti. Dopo soli 368 gradini, possiamo vedere il panorama della città da un punto centrale, all'altezza di 84 metri. Faticoso, ma ne valeva sicuramente la pena. 2. Piazza dei Signori. Sapete perché c'è una statua di Dante in mezzo alla piazza? Dante abitò proprio in uno dei palazzi di questa piazza durante il suo esilio da Firenze nel 1304. La città e i suoi signori lo protessero e infatti vi ritornò ospite di cacciaguida nel 1312. La statua in mezzo alla piazza fu posta lì di notte nel 1865 durante l'occupazione austriaca, sfidando la censura che non vedeva di buon occhio l'affermazione della cultura italiana. 1. Arena di Verona. Qui vediamo l'icona e simbolo di Verona, questa specie di Colosseo romano, ma si tratta dell'Arena di Verona. Sapete come mai è proprio qui? È stata costruita dai Romani nel I secolo d.C. per tenervi i ludi gladiatori, cioè gli spettacoli in cui i contendenti combattevano fino all'ultimo sangue. Oggi l'arena viene usata per più pacifici concerti in tutte le stagioni dell'anno. Ormai avete visto con noi le più belle e importanti attrazioni di Verona. Sapete quindi cosa visitare se un giorno verrete qui. Iscrivetevi al canale per ulteriori video di viaggi. Se siete in zona potete anche visitare Mantova, che non è lontana. Potete quindi guardare il nostro video su quest'altra città. A presto!